No Mauro, ero qui per lavoro, sono passato un po' a caso, sono in Val Tramontina e sì, sto assaggiando qualcosa, mi hanno proprio tagliato una fetta di salame, insomma più o meno. Comunque, no, è la pittina. No, ma te lo racconto dopo te lo spiego, adesso devo andare. Ciao. Scusami Roberto, sai, ma era Mauro che mi disturbava, ma questa è la pittina. Beh, intanto vi presento, lui è Roberto Ferraro. Esatto. Ci troviamo appunto, come avete capito, in Val Tramontina e siamo in una bellissima valle dove il tempo sembra essersi fermato, perché qui mi sembra di essere tornato veramente a qualche centinaio di anni fa. Diciamo che qui va tutto abbastanza lento, probabilmente anche il tempo. No, sicuramente questa è una valle bellissima, ma diciamo ormai è poco abitata, lo è stata tanti anni fa, però poi come un po' tutta la storia delle montagne c'è stato un po' lo spopolamento chiaramente, però insomma adesso qualcuno ci arriva, sei arrivato anche tu oggi, esatto, e speriamo che magari questa valle così bella, così incontaminata possa essere magari frequentata soprattutto diciamo dai turisti che noi vediamo volentieri, insomma, ecco. Assolutamente. Intanto specifico una cosa, la pillola di oggi non sarà incentrata propriamente sul vino, perché Roberto ha del buon vino, più precisamente un refosco del peduncolo rosso dei fratelli Cadorin, esatto. Ok, di Caneva, ma lui produce la pittina. La pittina è un prodotto slow food che è un insaccato, ma voglio che sia lui a raccontarci che cos'è la pittina. La pittina, come hai detto tu, è un salume. Scusami, ho sbagliato. No, vabbè, ma comunque va bene lo stesso. Qual è la differenza? La differenza è che l'insaccato va dentro il budello. Invece Okay. diciamo questa viene protetta con della farina di polenta. Okay. Perché una volta quello c'era in montagna, non c'erano i maiali e tantomeno le budella. Di conseguenza si ingegnavano come potevano. Facevano questa polpetta perché era un sistema comunque di conservazione della carne, sale e fumo. È nata qui a Frasseneit, proprio dietro questa vallata qui, lungo il Meduna, no? E la facevano di solito con qualche camoscio che arrivava giù, sai, magari con i 91 di una volta. Veniva giù. Per non pagare il dazio cosa facevano? La lavoravano velocemente, cercavano appunto di metterla da parte perché non potevano mangiare tutta la carne in un momento, quindi anche perché gli inverni erano lunghi e questa si produceva soprattutto d'inverno perché l'aria asciutta, il freddo permetteva di stagionarla in maniera perfetta. Prima della stagionatura veniva però affumicata come viene fatto ancora oggi, la mettevano sotto il camino, nella rin e lì prendeva il fumo e cominciava a stagionarsi. Dopo quando era il momento la tagliavano e la gustavano come le facciamo noi oggi. È diventata IGP nel frattempo, 2 anni fa, quindi è un prodotto che si fa seguendo un disciplinare. Quello di Slow Food era già un disciplinare per conto suo, adesso si è aggiunto anche quello dell'IGP che praticamente è l'Europa che li ha certificato. Esatto, che prevede che sia fatta o con carne di selvaggina, quindi il cervo, il camoscio, il capriolo, il daino, però viene fatta anche e soprattutto con carne di capra e carne di pecora. Noi la facciamo con carne di pecora e il risultato è buono, insomma, ecco. Allora buono, adesso io vorrei assaggiarlo. Dicono gli altri, dopo è chiaro che io cerco di tirare un po' l'acqua al mio mulino. Ovviamente, allora, ma visto che abbiamo anche un refosco, io direi che dici lo apriamo. Vuoi che lo apriamo? Lo apriamo, Ma dai, sì, dai. Anche perché credo che l'intensità di questa carne con il refosco, che non è proprio un vino leggerino, no? Direi. No, è un vino abbastanza strutturato, tra l'altro questo ha visto anche un po' di botte, quindi è passato un po' sul legno. Ed è forse comunque... lo ammorbidisce quindi un pochino. Sì, diciamo che è caratteristico, no? Fra l'altro si chiama Stories, che in friulano vuol dire storie, perché c'è una storia da raccontare dietro a tutto, no? Anche, ma tu la conosci la storia? Quello del refosco del pedungolo rosso è un vitigno storico per noi, no? E dopo diciamo la passione, no? Che viene messa dai vignaioli Cadorin, prima nel curare la vite e dopo soprattutto nel curare questo processo anche di invecchiamento. Che rende questo vino diciamo fruttato, morbido, ma nello stesso tempo anche di carattere. Sono molto curioso di assaggiare quel vino con la pittina. È la prima volta che assaggio la pittina. Ecco Dario. Ok, grazie mille. Allora, bellissimo colore, speziatura che viene fuori al naso. Io provo subito a assaggiare una fetta di pittina, come vedete anche lui ha la sua. Io direi di sì, dai. Io la conosco, però mi interessa sapere cosa pensi tu di questo prodotto. Allora, guarda, la prima impressione. Questo me lo aspettavo molto più di impatto, molto più duro, come sono alcuni salumi che non sono propriamente di quelli che siamo abituati a mangiare. Cioè, a parte che si scioglie in bocca, pensavo fosse molto più secco, ma è dolce. Sì.
deve essere dolce. Diciamo che noi ci mettiamo anche il ginepro dentro, no? E quindi questo sicuramente gli dà profumo e gli dà anche una leggera dolcezza. Però la cosa principale è la scelta delle carni e la mondatura delle stesse. Le carni devono essere mondate, devono essere pulite di tutto quello che sono le cartilagini, i grassi. Deve restare la pura polpa praticamente. E dopo viene mescolata con un po' di pancettone di maiale, che quello gli dà un po' di morbidezza e gli dà chiaramente anche quel grasso che è indispensabile, se no sarebbe slegato come salume, diciamo lega. Tra l'altro è interessante l'aspetto della farina che è sopra. Per quanto invece riguarda il vino, devo dire che è abbastanza morbido, insomma il Refosco è un vino che ha un tannino sempre molto presente, invece devo dire che si sente un po' la botte, nel senso che è stato un po' arrotondato, quindi la sua figura la fa perfettamente. Tra l'altro qui ci sono altri due formaggi che sono altre due tipicità, che uno è il formaggio salato. Sì, giusto? Formaggio salato della Val Tramontina, tipico di qua. Noi qui proprio utilizziamo la caciotta dolce, viene messo dentro la salmuerie, che è questa salamoia speciale con questo ceppo batterico che viene alimentato da questo formaggio e qui viene tramandato da generazione in generazione perché rimane sempre quello sostanzialmente. Questa qui è una signora che adesso ha 90 anni, la Sabadina, che è un'istituzione, quindi in Val Tramontina la conoscono tutti. Me l'ha regalata 3 anni fa, mi ha detto: Roberto, questa te la regalo perché ho visto che tu hai passione e alimentala sempre, mettici le mani dentro tutti i giorni come lo faccio io da 80 anni. E quindi pensa tu quanti anni ha questa salmueri, questa salamoia. E l'altro è un formai? Formai dal CIT. Formai dal CIT? Sì, quello è Presidio Food. Allora, devo dire che tra l'altro, continuando ad assaggiare un po' il vino, devo dire che incomincia a fare il suo bel effetto, perché parte dolce, anche lui, e poi piano piano entra dentro il tannino non aggressivo, quindi questo devo dire che mi ha soddisfatto. Questi fratelli Cadorin, ok, devo andarli a trovare, perché di fatto Roberto ha i prodotti dei fratelli Cadorin e i fratelli Cadorin hanno i prodotti di Roberto, insomma, quindi è un po' uno scambio enoculturale nella zona del Friuli, perché ci troviamo appunto nel parco delle Dolomiti Friulane a nord di Pordenone. Io vi consiglio di venire a trovare Roberto perché il posto è spettacolare, veramente. Se avete bisogno di calma, qui vicino tra l'altro ci sono le Pozze Smeraldine, dove in estate si può fare anche un bagnetto. Assolutamente sì, l'acqua è un po' freddina, però io vedo che la gente comunque quest'anno è venuta su numerosa e il bagno lo facevano anche se l'acqua era fredda, insomma. Allora, ecco, dai. Io vi dico, scaldatevi con un buon Refosco dal Peduncolo Rosso, poi quando venite su, venite da lui, vi prepara un po' dei suoi prodotti e secondo me tornerete a casa super soddisfatti. Grazie Roberto, è stata veramente una bella esperienza averti conosciuto e presto verrò con la famiglia. Grazie, arrivederci e presto. Alla prossima. Mauro, scusami ma stavolta è toccato a me.